Ciao, sono Fulvia e benvenuti nel mio Blue Spin. Oggi ho intenzione di mostrarvi queste due piccole creazioni che ho fatto proprio in previsione delle stagioni più calde in arrivo. Sono due decori, due ornamenti per le nostre acconciature e li ho fatti in due tipologie diverse. Questo primo, come vedete, i tulipani riempiono tutta la nostra corolla, mentre questo secondo, i tulipani si alternano a una sorta di fogliolina che ho inserito tra uno e l'altro. Il procedimento per eseguirli è praticamente identico. Vi allego adesso un piccolo schemino che ho utilizzato per la mia lavorazione, cercando di approfondire passo per passo laddove ci sono i punti più ostici. Intanto voglio anticiparvi che per quanto riguarda questo primo modello, ovviamente utilizzando due colori per i tulipani, va da sé che bisogna riuscire a conteggiare il loro numero in modo che si rispetti l'alternanza dei colori. In questo caso l'alternanza è data dal fiore e la fogliolina. Per quanto riguarda il materiale utilizzato è proprio molto comune. Un filo, diciamo un 8 o un 5, se utilizzate un 5 che è anche più fine, probabilmente vi converrà unirne due. Magari potete scegliere anche di utilizzare due fili di due colori diversi e lavorarli in accoppiata. In ogni caso, con i fili diciamo di una media consistenza viene fuori un buon lavoro. L'uncinetto che ho utilizzato io è un 3 ed ho coperto semplicemente elastici comuni, li trovate praticamente ovunque. Ecco, questo è lo schemino che mi sono fatta durante la lavorazione. Effettivamente forse ai più non risulterà molto semplice comprenderlo, anche perché non sono stata a ricopiarlo, così dire, in bella. È uno schemino che mi sono fatta, come dicevo, durante la mia lavorazione per tenere il conto dei passaggi che ho realizzato. Spero che comunque possiate trovarvi ed eventualmente ottimizzare con la vostra lavorazione. Dopo un primo giro di punti bassi intorno all'elastico, qua ne ho contati 42 in modo che poi mi risultassero i famosi 14 archetti dove poi inserire i punti alti dei petali. Dopo questo primo giro di punti bassi, dicevo, ne ho realizzato un ulteriore attaccandomi in ciascun punto basso sottostante, in modo che venga in pratica questa crestina che abbellisce la nostra coroncina. Quindi ci si attacca con un punto bassissimo a un punto sottostante, catenella di 3 e ancora un aggancio al punto successivo con un punto bassissimo. Quindi di fatto vengono 42 punti bassi e un ulteriore giro di 42 punti intervallati da 3 catenelle. In questo modo viene questa piccola increspatura che dà il senso proprio della corolla del nostro fiore. Ecco qua che si vedono bene i nostri archetti dietro
a una primissima lavorazione che ha coperto il nostro elastico, quindi dietro sulla crestina abbiamo fatto i nostri archetti entro cui abbiamo alternato fogliolina e tulipano. Gli archetti dietro agli elastici, a secondo del numero dei punti bassi che facciamo sul nostro elastico, vanno inseriti studiando che ci sia il rispetto di questi conteggi. Nel mio caso ho inserito un archetto ogni 2 punti bassi, quindi ho inserito il punto, spazio, spazio, punto, spazio, spazio, punto, così che i miei archetti in questo caso sono diventati 18, mentre in questo dicevamo 14. Vi lascio a studiare un attimino lo schemino che vi ho messo, vediamo poi come procedere per l'altro giro, che è quello più importante, che servirà per fare poi i nostri fiorellini. Nel mio clip hair ho scelto di sistemare i tulipani, come dicevo, uno accanto all'altro, senza realizzare la fogliolina che appunto le intervallava. Nello schemino qua io ve l'ho fatto come se sceglieste invece di aggiungere la fogliolina. Quindi, dopo aver fatto gli archetti verdi come poc'anzi vi ho fatto vedere, il passaggio successivo sarà quello poi di realizzare il giro dei punti alti che saranno inseriti nei nostri archetti che abbiamo fatto prima, e saranno 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovviamente, siccome la realizzazione deve essere un sali e scendi, i primi saranno 3 catenelle, che vale come primo punto alto, poi 1, 2, 3, 4 punti alti e 3 catenelle a scendere per poi attaccarsi con un punto bassissimo al nostro archetto, in questo caso di color verde come la mia realizzazione. Sempre un punto basso per spostarci sull'archetto e create la fogliolina, se volete la fogliolina con numero di catenelle che potete scegliere anche di avere più grandi o più piccole a secondo della foglia che volete realizzare. Io qui ne ho fatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ottava l'ho chiusa, eventualmente la potete fare più piccola, oppure addirittura fare un altro gruppo di 6 punti alti per realizzare, come nel mio caso, i tulipani tutti attaccati senza la fogliolina. Ovviamente scendo sempre per attaccarmi all'arco successivo, le prime 3 catenelle risulta il primo punto alto e così proseguo. Punti alti sono 4 e 3 catenelle a scendere per saltare sull'alto archetto. Ecco, completo questo giro che ho fatto in blu e sono i famosi 6 spazi entro cui andrò a realizzare i petali dei miei tulipani.
Sono due creazioni abbastanza elaborate, vengono utilizzate soprattutto per abbellire chignon o parti di acconciature. Chiaramente per una coda di cavallo è un po' più difficile perché bisogna pensare magari a un doppio giro per legare meglio appunto l'acconciatura, e quindi in questo caso risulta difficile far girare su se stesso un elastico così complesso. In ogni caso il risultato fra i capelli è veramente molto carino. Ora che siamo arrivati alla fine della lavorazione dei nostri 6 punti alti, ci dedichiamo ai nostri bei tulipani. Vale la pena di dedicare un video a parte, ve lo sto preparando. Intanto vi faccio vedere in piccolo la stessa lavorazione che dovremmo poi affrontare per i nostri tulipani. Vedete, anche qua ho utilizzato l'elastico più piccolo e ho già fatto 2 gruppi di 6 punti alti, gli stessi punti alti che ho eseguito qui sotto prima di chiudere i 5 petali che si formeranno proprio dentro questi spazi. In questo modo sarà più chiaro per voi comprendere come effettuare i nostri tulipani. Vi lascio al video che vedrete successivamente. Grazie e ciao a tutti e buono spin naturalmente.